E benvenuti amici e amiche di Catalan TV e della Gazzetta Sarda per questa diretta della Faradda di Gandareri 2025, qui da Sassari, dal centro storico, qui dinanzi alla Chiesa del Rosario, un luogo davvero importante perché proprio qui anticamente e non tanto tempo fa i candelieri venivano tratti per questa grande processione, per questa grande festa. Per cui adesso vi racconteremo tutti gli aspetti, andremo proprio da Piazza Castello, per così si dice in gergo, per raccontarvi che cosa accade all'interno di questa processione dei candelieri fino alla piazza di Santa Maria di Betlem, per darvi ogni accorgimento possibile sia dal punto di vista storico che dal punto di vista etnografico. Da qui, dalla Chiesa del Rosario, le bandiere piccole dei gremi attendono il ritorno di quelle corporazioni che hanno già posto negli altarini della chiesa questo simbolo così particolare che porteranno per tutto il percorso della discesa dei candelieri. E allora noi, in attesa di questo momento, vi diamo solo l'appuntamento importante per restare con noi fino alla fine, e cioè nel momento in cui per Nostra Signora Assunta verrà sciolto il voto da questa peste che ha dato così tanto dolore alla città. E allora anche noi oggi vogliamo ricordare coloro che hanno sofferto e che anche in questa giornata, così come per i Picapietre, per il gremio dei Picapietre e anche per coloro che nel gremio dei contadini avranno questo lutto al braccio, noi vogliamo ricordare questo momento e quindi dare la possibilità, insomma, che questa Faradda 2025 sia un momento di preghiera per tutti, di rinnovamento per tutti, per lo spirito anche di festa che ci contraddistingue qui da Sassari. Il gremio dei fabbri a passo di tamburo arriva qui dalla Chiesa del Rosario per riprendere la bandierina che ha già posto qualche istante prima qui all'interno della chiesa, e quindi la riprenderà e la riporterà in seno al corteo gremiale con il rubaraio di candeliere che porterà quindi tutto il gremio da Piazza Castello fino alla chiesa di Santa Maria di Betlem. Dimmi tu. E la bandierina del gremio dei fabbri che accompagnerà tutto il corteo gremiale e poi la squadra con il candeliere sta per salutare il Santissimo Sacramento per questo momento molto importante che ci porterà alla discesa di candelieri vera e propria tra pochi istanti. Vediamo questo momento importante. E adesso il gremio dei macellai arriva per riprendere la bandierina piccola, come abbiamo visto anche per i fabbri, per cui questo momento così importante della discesa dei candelieri che ci permette di capire il ruolo stesso della bandiera piccola, qui sempre alla Chiesa del Rosario, dove anticamente venivano tratti i candelieri e portati in processione. Durante la messa, ecco la bandierina dell'obriere di candeliere, con l'obriere di candeliere dei macellai Giovanni Farinelli a ricomporre il gremio per il saluto al Santissimo Sacramento e anche al simulacro della Vergine del Rosario sull'antico altare di questa chiesa così importante per la città. E ora, a passo di tamburo, il gremio dei macellai riprenderà il suo percorso verso la Chiesa del Rosario. E ora il gremio dei falegnami porta la bandierina piccola qui nella Chiesa del Rosario per questo rito così importante che ci ricorda quanto i candelieri in questa chiesa erano considerati. E quindi questo gesto di riporre della bandierina vale a dire proprio questo, a passo di tamburo. Ecco il gremio che si dispone all'interno della Chiesa del Rosario. Vediamo questo gesto e questo rito di sapore antico. Ecco che il gremio si dispone lungo
la navata principale della chiesa, ad unica navata, per andare a fare il saluto al Santissimo Sacramento e al simulacro della Vergine del Rosario. I tre saluti della bandierina piccola sono il preludio ad un momento che ci ricorda quanto la devozione di questa festa sia necessaria, sia importante. Di questo gremio anche che saluta un simulacro di San Giuseppe, perché è il loro patrono massimo. E ora disporranno la bandierina piccola su un altarino, in attesa poi di riprenderla tra qualche minuto e ritornare per prepararsi alla Faradda di Rigandareri. Il gremio di Nostra Signora della Mercede, della categoria antica dei braccianti sassaresi, si appresta a venire a ritirare qui nella chiesa del Rosario la bandiera piccola, accompagnati dall'ottavino e dal tamburo, con i suoni propri della bandiera, e per cui anche questo momento ci ricorda quanto è importante l'aspetto musicale e devozionale. Vediamo che già anche il gremio degli autoferrotramvieri ha ritirato la bandierina piccola con l'immagine di San Cristoforo, loro patrono massimo, e adesso si appresteranno ad anche un saluto al crocifisso, l'antico crocifisso della Chiesa del Rosario, per poi andare al proprio candeliere in Piazza Castello. Il gremio della Mercede adesso si appresterà a riprendere la propria bandiera piccola e quindi a ricondurre il corpo stesso gremiale presso il loro candeliere. L'obriere maggiore Marco Sara, che quest'anno porta comunque il vessillo minore del gremio, poiché l'obriere di candeliere per quest'anno è decano del gremio della Mercede dei braccianti antichi sassaresi. Antonio de Rosas, per motivi di salute, non può essere presente fisicamente, ma l'abbiamo visto anche nella vestizione stessa del candeliere questa mattina, e per cui comunque è presente, e comunque l'immagine di Nostra Signora sarà importante. E siamo quasi a ridosso dell'inizio della Faradda di Rigandareri, qui in Piazza Castello, così chiamata e così conosciuta da tutti noi sassaresi, per questo momento così importante, così interessante, perché questo è il primo candeliere che entrerà sulla piazza di Santa Maria di Betlem, perché ricordiamo che la chiesa non è ancora agibile, e sarà quindi l'ultimo a scendere da Piazza Castello, il candeliere di Nostra Signora delle Grazie, dell'antica confraria del popolo, gremio dei Massai, gremio degli agricoltori. E ora continuiamo il nostro percorso. E qui davanti al candeliere del Gremio dei Sarti, questa antica corporazione già presente nella grande ordinanza che regolava l'ingresso a Santa Maria di tutti i candelieri, siamo qui perché loro saranno penultimi quest'anno ad arrivare, quindi entrare sul sagrato, sulla piazza di Santa Maria di Betlem, e quindi saranno
saranno i secondi ad entrare e saranno i penultimi per la discesa dei candelieri, quindi i secondi ad entrare nel sagrato di Nostra Signora. Ora è molto importante anche questo momento perché vediamo un candeliere molto particolare che ha proprio la forma di un cero con il braciere tipico e unico di questo candeliere, rinnovato da qualche anno, e quindi sarà una faradda ancora emozionante. Ed è il candeliere dei muratori che ci accompagna con questo ballo, con il suo ballo, il ballo proprio del gremio dei muratori. Questo candeliere così magnificente, lo vediamo nelle sue fattezze, nei suoi dipinti gotici e con i simboli in mano, i simboli del mestiere in mano a questi angioletti. E allora il candeliere, che sarà appunto il terzultimo ad entrare, e quindi sarà il terzo ad entrare sul sagrato il terzultimo ad entrare appunto nella chiesa, nella piazza di Santa Maria, perché sarà il terzultimo a scendere. Quest'anno ricordiamo che la chiesa non è agibile, per cui quindi non ci sarà questo importante momento di vedere all'interno della chiesa il simulacro di Nostra Signora di Assunta. Ora il candeliere balla qui in Piazza Castello e noi lo seguiamo. Dinanzi al candeliere dei calzolai, in questa ripresa sui martiri turritani sul candeliere, la patrona massima è Santa Lucia ed è un candeliere di fattezze per così dire moderne, benché abbia già un centinaio di anni di vita, di fattura sassarese, proprio di bottega sassarese. E questo è un candeliere che ci ricorda quanto sia importante la corporazione dei calzolai in città, storicamente presenti anche nelle ordinanze del Cinquecento. E dalla ripiglia del gremio degli ortolani, antico, storico, di grande rilevanza e importanza in città, che ci ricorda quanto la presenza del gremio e anche della squadra del candeliere alimenterà la fede e la tradizione in questa Faradda 2005. La Faradda del 2025 è caratterizzata da questi abiti così importanti, antichi, di grande rilevanza. Ora vediamo l'abito di un novizio, ancora non ha preso la bandiera, non ha preso la festa. E le immagini vanno su Nostra Signora di Valverde, sul candeliere, patrona massima del gremio. Questa è la tela antica dell'antico candeliere che è stata riportata su questo nuovo candeliere degli anni 80. E facciamo vedere anche i ribetti del raggio Trimurendi che il gremio ha i nastri serici tradizionali della discesa dei candelieri. E dalle immagini che vedete sulle pitture di Jacopo Scassellati, che ci ricordano questo candeliere nuovo che prende parte per la prima volta alla discesa dei candelieri in questa edizione del 2025 per il gremio dei falegnami. È molto simile al candeliere che purtroppo ha avuto una sfortuna l'anno passato ed è un candeliere di fattura cittadina, per cui anche la possibilità di confezionare, di fabbricare i candelieri in città è una prerogativa di Sassari e il gremio dei falegnami ne è parte integrante. Ecco i simboli del mestiere sul candeliere con i rivetti del raggio Trimurendi, anche questi nastri serici, per un candeliere di grande effetto artistico, di grande effetto pittorico. Dopo le pitture di Paglietti dell'antico candeliere, ecco le pitture di Jacopo Scassellati. La bandiera piccola del gremio dei contadini con la rappresentazione di San Giovanni Battista, il loro antico patrone nell'iconografia antica era San Giovanni Battista della Nebbia, e vediamo appunto in questa inquadratura i gremianti in divisa di gala e la bandiera piccola del gremio che accompagnerà il candeliere con l'obriere di candeliere.
Un candeliere nuovo, un candeliere che riporta le stesse fattezze del candeliere antico, quello che hanno ereditato negli anni 30 dai pastori. Un candeliere che ci ricorda l'effetto importante dei giardini sassaresi antichi, dei frutti della terra che devono essere in qualche modo aiutati ad essere protetti. E ora i nastri serici e questi bellissimi dettagli del candeliere di Rizappadori. E con le immagini meravigliose di Ripiglia dei viaggianti, il gremio dei viandanti che ha un ruolo importante in città e che ci permette di comprendere quanto le divise antiche siano parte integrante di un sodalizio che ci riporta in un'epoca passata, un'epoca dove Sassari era spagnola, e in questo noi possiamo ammirare anche il candeliere antico in queste immagini e i portatori che si preparano al grande passo della Faradda di Rigandareri 2025. Il piffero è presente, l'ottavino è importante anche nei viandanti, per cui avremo i viandanti e la Mercede che avranno il piffero e l'ottavino. Il Candeliere dei Picapietre, una corporazione che ha sempre fatto parte anticamente della confraternita di Nostra Signora degli Angeli, con questa inquadratura sulla patrona del gremio, Nostra Signora della Salute. Il Candeliere dei Fabbri davanti a noi nella particolare ripresa sia sulla squadra del candeliere ed anche sul candeliere, così particolarmente importante perché ripete e riprende il colore rosso stesso della bandiera, e i simboli del candeliere sono quelli del mestiere, rivetti di raggio che andranno, anche questi i nastri serici, a tremolare al vento, e saranno portati dai giovanissimi. Con il sindaco di Sassari, il dottor Giuseppe Mascia, per la sua seconda Faradda di Rigandareri, benché la conosca già, e quindi, signor sindaco, grazie per essere qui con noi, e questo è un momento importante. L'amministrazione civica è parte integrante con il gremio dei massai per questo incontro tra i gonfaloni, e quindi le figure civili e le figure gremiali in qualche modo si uniscono per la città. Innanzitutto buonasera a voi. È certo un momento direi decisivo della nostra identità sassarese, il momento in cui l'amministrazione civica accompagna attraverso i massai e gli altri gremi a sciogliere un voto. È un momento di forte identità, ma non è solo un momento di nostalgia e di ricordo, è un momento di attualità, è un momento di prospettiva verso il futuro.
lo scioglimento del voto ha a che fare con questo, con guardare avanti, no? Con guardare indietro, quindi non è solo un momento di bilanci, è un momento in cui si guarda avanti su quello che Sassari può essere, perché è stata qualcosa nella storia. È un momento in cui la città si riprende, guarda a se stessa ed è un'intera comunità che fa festa, e quindi noi siamo orgogliosi di rappresentare tutti questi significati in una sola giornata. E allora dalla Gazzetta Sarda e da Catalan TV noi le offriamo il nostro a 100 anni. A 100 anni a voi, a tutta la città e a tutto il territorio. E con l'assessore alla cultura Nicoletta Pugioni per questa Faradda 2025 di un'emozione particolare, perché è anche differente dalla prima dell'anno scorso dal punto di vista emozionale, ma dal punto di vista culturale certamente è qualcosa che l'assessorato alla cultura può ribadire come una nostra caratteristica cittadina. E quindi parlaci, assessore, ci parli di questa bella manifestazione, questa nostra festa. Beh, è proprio la festa manna, infatti l'emozione è fortissima perché è sentita, c'è una forza emotiva e un trasporto importantissimo da parte di tutta la città. Per me poi, essendo la seconda, quest'anno c'è maggiore consapevolezza. Lo scorso anno sono entrata direttamente in mezzo alla Faradda e quindi insomma è stato tutto molto di corsa, mi sono trovata in mezzo. Quest'anno invece me la sono goduta tutta la preparazione, tutti gli eventi collaterali, insomma abbiamo cercato di renderla un importante appuntamento per la città, ma con tanti altri appuntamenti tutto intorno che dovevano servire a fare da corollario e anche da attrattore turistico. E allora noi della Gazzetta Sarda e di Catalan TV le diamo il nostro a 100 anni. A 100 anni da ba! Ed eccoci con i primi candelieri, quelli nel corteo, che verranno qui a Santa Maria. Vediamo quindi i braccianti. Nostra Signora della Mercede dell'antica categoria dei braccianti, con la bandiera piccola dove emerge questo biancore del tessuto della bandierina Nostra Signora della Mercede, patrona massima dei primi. Vediamo le altre cariche gremiali, vediamo la buttonera stessa, la buttonera dei primi. Questo è il gremio dei braccianti. Possiamo notare anche l'ordine maggiore con la fascia che lo contraddistingue. Il gremio del Mercede che andrà in corteo con il candeliere.
il saluto del sindaco al primo candeliere che è arrivato qui a Palazzo di Città, ex Palazzo di Città, ora Teatro Civico, per il momento, che praticamente segna questo percorso di Corso Vittorio Emanuele II, centro storico di Sassari, verso Corso Vico e poi Piazza Santa Maria per sciogliere il voto Nostra Signora Assunta. Il candeliere degli autoferrotranvieri arriva qui per Palazzo Civico, Palazzo di Città, con i nastri serici, livetti del raggio Trimurendi, come diceva il poeta di Sassari Pompeo Calvia. E ora il candeliere si appresta ancora a ballare con i nastri e vediamo che sta arrivando qui all'ex Palazzo di Città, che è ancora nel suo ruolo importantissimo per la discesa dei candelieri, dove il sindaco e la giunta e tutte le autorità attendono questo momento con il secondo candeliere. Quindi il secondo candeliere che arriverà in Piazza Santa Maria sarà il penultimo ad entrare in piazza per il saluto e l'omaggio a Nostra Signora Assunta. Ed ecco il ballo del gremio degli autoferrotranvieri. E anche il gremio degli autoferrotranvieri con la raspa, questo movimento coreografico del candeliere che gira un po' su se stesso e fa, come dire, arrotolare i nastri sul candeliere stesso e viene riposto a terra. Il saluto del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, al gremio degli autoferrotranvieri per questo momento dove l'incontro tra l'aspetto gremiale e l'aspetto civile dell'amministrazione avviene per riportare tutta la città, tutto l'insieme gremiale dei 13 gremi cittadini insieme alla città, all'amministrazione civica verso Santa Maria di Betlem, qui in questo luogo di Corso Vittorio Emanuele II a ridosso di Palazzo di Città. Ecco che arriva il terzo candeliere, quello del gremio dei macellai, patrono San Maurizio. Arriva qui in tutto il suo splendore, un candeliere sì recente, di fattura, ma che fa notare quanto è importante per questo artigianato locale, artistico sassarese, poter dare la propria mano, il proprio ingegno nella fattura dei candelieri, e questo è uno degli esempi. Molto interessanti anche le pitture che vediamo appunto con i santi, i compatroni stessi del gremio per il ballo, e adesso arriveremo qui al Civico con il candeliere dei macellai.
su questa inquadratura dell'addobbo, del cappelletto, della corona, del candeliere dei fabbri, noi stiamo pian piano risalendo quello che è il senso stesso del percorso della Faradda di Rigandareri, che vi ricordo segue anche un percorso poi inverso, nel senso che poi il primo candeliere che arriverà in piazza Santa Maria in realtà sarà poi l'ultimo ad entrare realmente in quel momento in cui ci sarà l'effettivo saluto e omaggio ai piedi di Nostra Signora Assunta, che ha liberato Sassari dalla peste. E la storia stessa ricorda a tutti i sasseresi, con i candelieri e con i gremi, questo momento così importante. E vediamo sullo sfondo anche il candeliere di Picapietre che pian piano arriva qui verso la zona del civico dell'ex Palazzo di Città, per avere anche in questo momento tutti i candelieri che passano attraverso lo sguardo dell'amministrazione civica. e con la bandierina del puntale di Sant'Eligio della bandiera piccola del gremio dei fabbri, noi osserviamo ancora questo momento in cui il gremio, tutto il corpo gremiale dei fabbri stessi, con la squadra di candeliere, con il candeliere, con il ceruligno, è qui presente al
Teatro Civico, ex Palazzo di Città, per ribadire la propria presenza. Un gremio che ha statuti antichi, sebbene partecipa da pochi anni, ma non sono neanche così pochi, perché comunque siamo intorno al 2007 se non ricordiamo male, e per cui questo è un altro momento di festa dove tutta Sassari, tutta la città aspetta ancora tutti gli altri candelieri. E con l'addobbo del candeliere dei Picapietre, anticamente parte stessa della grande confraternita di Nostra Signora degli Angeli, con statuti che risalgono almeno al 1532, ma la presenza della confraternita degli Angeli risale anche alla Faradda del 1531 e probabilmente anche decine e decine di anni addietro. Nostra Signora della Salute, patrona massima del gremio, riportata anche sul candeliere, ora si apprestano ad avvicinarsi qui all'ex Palazzo di Città, dove attende l'amministrazione comunale per il classico tradizionale saluto con tutti i gremi, e la Faradda continua. È un momento particolare per il gremio dei Picapietre, perché segnati da un lutto all'interno stesso del gremio. Infatti i suoni tipici tradizionali del tamburo non ci sono, e neanche la banda ha suonato, e quindi anche noi di Catalan TV e dalla Gazzetta Sarda ci stringiamo in un abbraccio con il gremio dei Picapietre, che comunque sono qui presenti per ricordare che Nostra Signora Assunta è vicina anche alla famiglia di chi ha ricevuto e ha avuto purtroppo questo lutto, per cui un saluto anche da noi per il gremio dei Picapietre. Ecco il saluto del sindaco, che si arriva a avvicinare, ad abbracciare con una bella stretta di mano anche i gremianti. Con questo scorcio immagine sul candeliere antico di riviaggianti del gremio dei viandanti, noi stiamo pian piano vedendo tutto quello che è l'effettivo corteo dei gremi e dei candelieri della città di Sassari. Il gremio dei viandanti ha anche il suono dell'ottavino, che è proprio del gremio, così come abbiamo visto anche per il gremio dei braccianti della Mercede, e quindi piffero e tamburo accompagneranno al passo di radanza, al passo del ballo sardo e gli altri suoni che accompagneranno anche quel momento della bandierina piccola dell'obriere di candeliere. E non dimentichiamo le divise antiche del gremio, del Ruguglietto, dei novizi, a quelle della buttonera di coloro che inizieranno a prendere la carica gremiale che arriverà poi al candeliere, per poi alla ripiglia così importante dell'obriere maggiore. La ultima immagine di cui vi voglio appunto dire è nella croce, nella bandiera dell'obriere candeliere, che riporta il quadro del D'Achena, un pittore che di fine Ottocento ha riproposto una ulteriore immagine che circolava un po' in tutte le zone del nord Sardegna dal punto di vista devozionale, e in tutte le case dove è raffigurata anche Nostra Signora del Buon Cammino insieme ai gremianti. E ora il suono del candeliere che arriva qui al Teatro Civico.
qui. Beh, se rivemo che c'è uno, non si rivemo. E con il candeliere degli zappadori, dei contadini, noi continuiamo il nostro percorso, il nostro viaggio qui, Corso Vittorio Emanuele II, per condurvi all'interno della meraviglia della Faradda di Rigandariri di Sassari. Anche il gremio dei contadini accompagna la squadra del candeliere e il candeliere stesso con il nuovo capocandeliere, e si appresterà tra pochissimo ad arrivare qui, pochi metri ancora, a Palazzo di Città, ex Palazzo di Città, dove attende l'amministrazione comunale.
lasciato i contadini, il gremio e il candeliere stesso per avvicinarci al candeliere di Rimacri d'Ascia dei Falegnami, il rinnovato candeliere molto bello che segue lo stile diciamo così del vecchio, dell'antico del 1921 di bottega sassarese dei Clemente, con le pitture di Paglietti e le pitture di questo candeliere di Scassellati, come vi abbiamo già detto in apertura di questa nostra diretta, vi fanno capire quanto è importante l'arte nel mondo dei candelieri di Sassari, e il gremio dei Falegnami lo onora e l'ha onorato ancora una volta in questo candeliere. Il candeliere di Lo Sciurani, presenti ancora per questa Faradda 2025, presenti storicamente in città sia come gremio che come candeliere, e questo è il colore dove il verde è certamente predominante, ma c'è anche dell'oro, e quindi questo è un candeliere che sta arrivando per il saluto alla città qui all'ex Palazzo Civico, Palazzo di Città, per il saluto con la città.
Chiostro di Santa Maria di Betlem, per voi, amici e amiche di Catalan TV e della Gazzetta Sarda, per questo incontro con la storia, per questo momento con la tradizione nella città di Sassari. E tra poco, perché pian piano arriveranno e stanno arrivando ancora tutti i ceriligni e i candelieri, tra poco vedremo che cosa esattamente il cuore di questa festa propone ancora una volta, e quest'anno, il suo battito alla città di Sassari. Questa festa così importante, questo momento in cui tutti i 13 candelieri e i corpi gremiali pian piano scendono, farani come diciamo noi in sassarese, da Piazza Castello, con quel preludio che avete visto nella chiesa del Rosario e dove anticamente i candelieri venivano tratti, ma ancora prima della chiesa del Rosario venivano tratti da quella che oggi è Piazza Azzuni, dalla chiesa di Santa Caterina, l'antica chiesa ora scomparsa. Questa discesa dei candelieri 2025 abbiamo visto già delle immagini che vi abbiamo proposto, ha offerto anche dei momenti di riflessione perché ci sono stati dei lutti. E quindi noi ci siamo, come dire, messi vicino, ci siamo accostati anche noi, in questo momento così triste per alcuni candelieri e alcuni gremi. Questa è l'immagine di Nostra Signora dell'Assunta, della Dormitio Virginis. La Dormitio Virginis è un simulacro davvero chiave per capire e comprendere il senso stesso e il significato di una festa che ha radici antiche. Ecco, vedete già nella piazza, al di fuori di Piazza Santa Maria, l'arrivo di alcuni ceriligni, alcuni candelieri, ed è il momento che pian piano tutti noi attendiamo, è il momento che ci ricorda quanto è importante per i gremi e i candelieri di Sassari, della città stessa, essere parte della rete delle macchine a spalla insieme ad altre cittadine, località italiane, tra cui Viterbo, Nola e Palmi. Ed è forse questo uno dei motivi in più che ci deve permettere di capire cosa il sassarese vede al di fuori della sua città per rimarcare il senso stesso della festa. Queste sono le immagini che vedete già sulla piazza delle nostre camere, sul candeliere dei braccianti e sul candeliere degli autoferrotranvieri che hanno già sostato dinanzi all'area transennata, aspettando tutti gli altri confratelli gremiali, confratelli di candeliere per la nostra festa. Ma diamo qualche nota storica sulla festa stessa dei candelieri, di modo che così anche voi potete entrare ancora di più nel senso e nel mistero stesso di una festa che ha radici antiche. Parliamo di più di 500 anni di storia e abbiamo delle notizie in documenti che ci fanno capire qual era non solo l'origine della festa, ma tutto quel movimento umano e spirituale nella città di Sassari del Cinquecento, ma ancora prima, perché risaliamo ancora più indietro nei secoli, ci fa capire appunto quanto l'elemento anche delle malattie, di quei momenti in cui era difficile sopravvivere, magari anche arrivare ad una certa età. Per noi oggi è molto forse più semplice capire nel nostro mondo moderno capire forse gli effetti di una festa solo dal punto di vista, come dire, profano, mentre al tempo l'ambito religioso era davvero il fondamento primordiale di tutto, perché parliamo di migliaia di morti per la peste, già in quelle pesti forse di fine 400, quella forse anche che si ricorda anche di Eleonora d'Arbonea. Abbiamo delle pesti anche nel Cinquecento, quella probabilmente anche causata dai francesi, da questa invasione dei francesi, per cui anche i consiglieri stessi della città di Sassari ancora nei secoli, ancora anche a fine Seicento ne parlano di questa invasione, perché ha anche contribuito
all'incendio degli archivi storici e dei documenti storici della nostra città. Diamo qualche nota storica. C'è un'ordinanza, un documento molto importante e conosciuto da molti, e per altri magari meno conosciuto, che determina l'ingresso in chiesa, nella chiesa di Santa Maria di Betlemme, dove avviene tuttora questo momento così importante per Nostra Signora Assunta, per la Dormitio Virginis e l'insieme stesso gremiale e anche dell'amministrazione civica. Stiamo parlando del 1531. Nel 1531 accade che ancora, forse c'era qualche piccolo litigio in quei momenti, perché una festa così sentita dava, come dire, adito a queste piccole lotte, diciamo così, ancora in quel periodo, dove qualcuno evidentemente voleva avere anche il suo primo posto, ovviamente per rendere omaggio a Nostra Signora. Ma tralasciamo questo aspetto che è molto meno, diciamo così, importante dal punto di vista storico, ritornando a questa ordinanza del 1531, dove appunto viene definito l'ingresso in chiesa di queste 8 colonne incoronate, di questi candelieri, e questo termine nei documenti ci fa già capire la differenza con l'altro termine siro-cero, che stiamo parlando proprio di elementi di legno, molto probabilmente, e questo lo vediamo ancora in altri documenti. E tornando ancora un po' indietro e andando al 1504, dove lo vediamo anche una menzione, soprattutto per quanto riguarda la nomina degli obreri, degli operai, quindi di candeliere, da parte dell'amministrazione cittadina, vediamo che questa festa ha veramente radici importanti che ci riportano già probabilmente ad un periodo medievale, forse o probabilmente precedente all'ingresso degli aragonesi qua in città a Sassari, già nei primi anni del 300. Un'altra menzione la potremmo fare anche per gli statuti sassaresi, benché non si parli in sé all'interno dei candelieri di Sassari, ma comunque noi possiamo dire apertamente che la storicità della festa va veramente al di là dei secoli. Forse non riusciremo ancora a capire bene esattamente qual è l'origine, l'anno di questa festa, l'anno proprio la prima faradda di Rigandareri, come appunto noi diciamo in sassarese, però almeno ci dà la possibilità di renderci conto che nei secoli e fino ad oggi, nonostante qualche momento in cui la festa non venne fatta, non è stata per diversi motivi, a volte anche per alcuni motivi in cui i viceré del momento e anche i consiglieri cittadini vedevano in questa festa un costo troppo elevato e quindi la sospendevano, ma noi sappiamo che la continuità della festa c'è, è risaputa, è diciamo quasi continuativa nel tempo, e quindi noi sappiamo che è una festa davvero radicata in città. Ecco le immagini ancora che ci fanno vedere dalla piazza l'arrivo del candeliere di Rimassiddaggi, dei macellai. Un candeliere che abbiamo già iniziato a descrivere relativamente giovane, è presente da pochi anni nella discesa dei candelieri, insieme anche a quello dei braccianti, che è ancora insomma, più recente nella sua partecipazione alla discesa dei candelieri, e anche quello degli autoferrotranvieri. L'addobbo, ecco, vedete, così particolare anche, vedete le croci in alto, quelle che appunto noi chiamiamo come croci, sappiamo che è probabilmente chi è venuto già a vedere le vestizioni dei candelieri la mattina del 14, ha potuto ammirare queste composizioni che sono dei veri, insomma noi lo diciamo come i Bora Bora, sono delle vere opere d'arte, piccole opere d'arte fatte di carta, sono praticamente quasi intrecciate tra loro, si tratta di fogli di carta sovrapposti e poi, come diciamo noi alla maniera sassarese, girati, e quindi in questa spirale che accompagna un bastone
di legno, a volte un bastone lungo, a volte anche un bastone un po' più corto, per rendere appunto questa visione, questo modo di porsi davanti agli occhi di chi vede, quindi in qualche modo simboleggia, vuole simulare un po' le fiamme che sopra le candele, sopra quindi i ceri antichi venivano appunto accesi per l'offerta della cera a Nostra Signora Assunta. Ora vi lascio a un piccolo momento visivo di questi candelieri e ci risentiremo tra pochi istanti. Potete osservare quanto il fiume di persone, non solo sassaresi, sta iniziando ad accompagnare anche qui, dell'ultimo tratto del tragitto della discesa dei candelieri, che vi ricordo inizia con questa offerta, per così dire, delle bandierine, delle bandiere piccole, degli obrieri di candeliere, nella chiesa del Rosario, dove ancora a fine 800 e anche nei primi decenni del Novecento venivano tratti i candelieri trionfalmente, come ci dice Luigi Falchi, lo storico e giornalista che ha descritto tanto sulla discesa dei candelieri. E oggi poi quindi i candelieri partono da Piazza Castello, come noi la diciamo nel nostro modo affettuoso sassarese, dove c'era l'antico castello aragonese, poi abbattuto negli anni 70 dell'Ottocento, e da lì pian piano si dirama tutta questa processione, perché ricordiamo che è una processione bensì danzante, per così dire, lo vogliamo magari un po' rimarcare per il fatto che vengono accompagnati dai tamburi e anche in alcuni casi dall'ottavino e dal ballo stesso dei candelieri, per cui si passa per Corso Vittorio Emanuele II, come lo chiamiamo noi in sassarese piazza, per arrivare nel momento del teatro civico, Palazzo di Città, ex Palazzo di Città, dove poi il sindaco incontra tutti i candelieri, incontra tutti i gremi, incontra anche la città, e poi quella stessa città la prenderà insieme al gremio dei Massai con i due gonfaloni presenti, quello della Vergine delle Grazie del gremio, che già ancora svetta da questa mattina su Palazzo di Città, e il gonfalone stesso del comune di Sassari. Ecco, ancora i balli, vedete in queste immagini, ed è particolare quanto, nonostante la fatica dei portatori, l'impegno di poter dare un senso a questa festa attraverso la fatica, attraverso il ballo, e darne come dire, un ritmo dove tutti i cuori danzano all'unisono per la Dormitio Virginis, ecco che viene, come dire, spostato per mettersi in quello che è il suo posto prima che arrivino poi tutti gli altri candelieri, che quindi in un percorso invertito entreranno in Piazza Santa Maria. E quindi ricordiamo il gremio dei Massai con la giunta comunale e col gonfalone anche del comune di Sassari entreranno per primi e daranno l'omaggio e daranno il loro saluto alla Dormitio Virginis. Quest'altra inquadratura della nostra regia, e per cui anche approfittiamo ancora una volta per salutare voi amici e amiche che ci seguite su Catalan TV al canale 15 e sul canale YouTube della Gazzetta Sarda,
Ed anche un nostro saluto all'amministrazione comunale che anche quest'anno ci ha permesso di essere partecipi di questa festa e come appunto avete visto e avete sentito dalle parole del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e dalla dottoressa Pugioni, l'assessore alla cultura, il senso di appartenenza di questa festa, il senso di appartenenza dei sassaresi che ci riporta veramente al di là della storia, al di là dei tempi storici da noi conosciuti. Avete visto nelle immagini anche che abbiamo mandato dall'inizio questi nastri, no? Questi nastri serici di seta colorata che in sassarese li chiamiamo vetti, quindi libetti, che fanno, come dire, una sorta di coreografia etnografica molto interessante e che rappresenterebbero quelle lacrime di cera, quindi la cera che cade dal ceroligno della candela, quindi simbolicamente si ripropone questo senso dello scioglimento del voto anche durante il tragitto stesso della discesa dei candelieri, che si arriverà poi a Porta Sant'Antonio e da Porta Sant'Antonio ci riporterà verso Corso Vico fin qui in Piazza Santa Maria, perché vi ricordo che la chiesa non è agibile ancora come avremmo voluto e come abbiamo già visto tempo addietro, ma noi la rivedremo al più presto. Quindi questo fiume di sassaresi e non che riporta il senso stesso della festa, ma che ci deve ricordare l'ambito religioso della festa. Ricordiamo quindi una processione e ritornando ai nastri serici, anche in quel momento noi possiamo ricollegarci ai simbolismi della festa, perché effettivamente ogni cera pian piano si scioglie, arriva a Piazza Santa Maria, arriva all'offerta e poi vedremo realmente che il cero vero e proprio verrà dato in mano o ai fischi maggiori, al fisco maggiore che è una carica importante dei gremi, o all'obriere maggiore del gremio stesso per poterlo poi porre ai piedi della Dormitio Virginis. La Dormitio Virginis è un simulacro antico, possiamo dire che è antico, ma forse l'elemento più antico del simulacro della Dormitio Virginis restano i piedi con quei sandali d'argento che probabilmente sono quella parte del simulacro antico che poi intorno insomma al 700, verso il 700 ha subito un incendio grave, un danneggiamento e per cui è stato, come dire, sostituito, è stato fabbricato un altro simulacro da mani sapienti e che ci hanno donato questo volto così sì addormentato perché sta aspettando e attendendo la morte, ma non morirà secondo la tradizione cattolica, verrà poi assunta in cielo e realmente nel suo giorno di assunzione al cielo, quindi liturgica, e quindi ci darà la possibilità di capire esattamente che cosa abbiamo in mano, e cioè un simulacro davvero importante, un simulacro di grande valore per tutti noi sassaresi, ed è questo un aspetto molto importante da rimarcare. Adesso torneremo nelle immagini della piazza, di modo che così vediamo pian piano che cosa accade, ed ecco che pian piano arriveranno e vediamo adesso anche il corpo gremiale dei fabbri. Come vedete arriva verso Piazza Santa Maria il candeliere, il ceroligno dei fabbri. La corporazione dei fabbri, come vi ho già accennato in precedenza, seppur brevemente,
e partecipa alla discesa dei candelieri relativamente da pochi anni, benché siamo già, se non ricordo male, intorno al 2007, ma c'è una particolarità che mi piace rimarcarla a voi che ci ascoltate da casa, che ha ordinazioni, statuti davvero antichi. Li abbiamo conservati negli archivi comunali, appunto, del comune di Sassari, e stiamo parlando di statuti importanti, interessanti, sia in lingua sarda che in lingua catalana, e siamo intorno al 1564, se non ricordo male, o 1561, e anche il 1521, benché nella menzione del 1521 ci si rifà a documenti precedenti. Questo per rimarcarvi quanto è davvero radicata la storicità delle corporazioni gremiali nel tessuto storico, antropologico ed anche etnografico cittadino, che è davvero un nostro valore aggiunto, perché è vero che nella Farada di Rigandareri bisogna osservare bene qual è il ruolo dei portatori, dei musicisti, appunto dei tamburinai, dei pifferai, all'interno dell'ambito della festa, del paesaggio sonoro, per dirla in ambito antropologico della festa, ma dobbiamo rimarcare quanto la presenza dei gremi stessi è fondamentale e che accompagna indubbiamente tutto il carattere, sia della fatica di quel momento dei portatori, ma anche il carattere devozionale che si riflette indubbiamente nel gremio attraverso tutta la loro vita gremiale durante l'anno. Ricordiamo, i gremi a Sassari hanno le loro feste patronali e fra poco vi dirò qualcosa di più sulle feste patronali del gremio, ma andiamo ancora con le immagini sulla piazza. E allora, amici di Catalan TV e della Gazzetta Sarda, avete visto delle immagini che il candeliere dei fabbri è stato posto nel suo luogo, nel luogo in cui poi tutti insieme attenderanno l'arrivo di tutti gli altri gremi, di tutti gli altri candelieri. Ora vorrei passare al candeliere dei macellai, che voi vedete terzo dalla sinistra. Il gremio dei macellai è un gremio relativamente giovane, per quanto possiamo dire dal punto di vista storico, risale la sua fondazione effettiva alla fine dell'Ottocento, cioè nella seconda metà dell'Ottocento, però abbiamo la realtà storica del macello stesso, quindi il luogo fisico dove le carni venivano regolamentate dalle ordinanze comunali e che ovviamente
antica data. Un candeliere davvero interessante, queste colorazioni che chiamano loro, ma anche le pitture davvero interessanti e molto fighe. Il patrono è San Maurizio e la festa piccola, la festa minore è San Bartolomeo. Qui il 29 agosto noi abbiamo agosto, il 22 insomma intorno perdonate, intorno al 24 agosto abbiamo la festa piccola del gremio di San Bartolomeo, poi abbiamo la festa principale che è quella di San Maurizio, che ruolo hanno le feste minori e le feste maggiori nei gremi, determinano quelle che sono le caratteristiche dell'avvicendamento delle cariche gremiali e sociali, quindi non solo quelle che riguardano il presidente del gremio, il segretario del gremio, ma soprattutto quelli che sono i ruoli all'interno del gremio, quindi l'obriere maggiore, che è quello che avrà la bandiera grande, il standard maggiore, che è quello che non avete visto voi oggi durante la discesa dei candelieri, e poi l'obriere in seconda, l'obriere di candeliere cosiddetto, che è colui che voi avete visto durante tutta la discesa dei candelieri con la bandiera piccola. La bandiera piccola che spiega che ruolo ha effettivamente, perché ogni cosa che voi vedete nella discesa dei candelieri ha un senso, ha un ruolo. E questo l'immagine stessa di questa sera della tradizione ci ricorda anche la simbologia e il ruolo stesso di tutto ciò che vedete. C'è veramente un mondo dietro che spiega ogni gesto, ogni suono, ogni sguardo, ogni divisa gremiale e ogni orpello, così possiamo dire, di questi simboli, di questi colori, di questi addobbi dei candelieri, tra cui anche le bandiere stesse. Ritorniamo magari su una scena, eccoci qui, siamo ritornati nel chiostro di Santa Maria di Betlemme, dove la nostra regia, dove la nostra postazione vi tiene compagnia in attesa che arrivino anche gli altri candelieri. E quindi anche un ringraziamento nostro speciale alla comunità dei frati francescani, dei frati minori qui di Santa Maria di Betlemme, che ci ricorda quanto anche noi abbiamo un ruolo, noi insomma che lavoriamo al di là di una telecamera per raccontarvi quello che effettivamente fa parte di questa grande festa. Nella chiesa di Santa Maria di Betlemme, benché in questo momento, come appunto vi ho già detto, chiusa per lavori e solo una parte agibile appunto per le messe, hanno dimora liturgica diversi gremi che partecipano alla discesa dei candelieri. Questa dimora liturgica permette al gremio stesso un rapporto diretto sia con i frati francescani e quindi con la comunità francescana, ma anche per le feste patronali. Infatti, come vi dicevo appunto prima, ogni gremio ha la sua festa principale patronale, che in media dura 2-3 giorni, in alcuni casi 2 giorni, in alcuni casi 3 giorni, e che ci riporta ad un calendario annuale di festività dove ogni gremio partecipa con gli altri gremi a queste feste patronali. Avete visto al di sopra dei candelieri le bandiere, queste bandiere che sono, come diciamo noi, spillate, cioè si utilizzano le spille da balia per poterle unire insieme e rendere questa coreografia così particolare del candeliere. Queste rappresentano gli obrieri che ogni anno conducono il candeliere, quindi la carica sociale che vi dicevo appunto prima del candeliere stesso, e quindi l'obriere candeliere avrà la sua bandiera, l'avete vista al di sopra sulla sommità della corona, no? Del cappelletto come noi lo chiamiamo, al di sopra del candeliere, e che quindi ogni anno poi quella bandiera al di sopra, in quella croce, così noi la chiamiamo, quella bandiera stessa sarà posta nella serie di bandiere che circondano e abbelliscono il cappelletto stesso del gremio.
Come vedete, queste sono tutte simbologie riferibili comunque e sempre alla carica gremiale, perché il fondamento stesso del candeliere, cioè colui, il corpo stesso di persone che ha l'onere e l'onore di condurre il candeliere, è sempre il gremio. Poi c'è la squadra del candeliere e del gremio che appunto contribuisce anche a portare i simulacri delle patrone o del santo patrono di ogni gremio nelle feste proprie che ogni anno si tengono e annualmente accompagnano la devozione stessa sia del gremio, ma anche amplificano le intenzioni spirituali e religiose di tutta la comunità. Ora, tra pochi istanti, ritorneremo sulle immagini della piazza Santa Maria, per vedere a che punto siamo con l'arrivo dei candelieri. Sono le ore 22:30 e siamo ancora in attesa che arrivi il quinto candeliere, cioè quello dei Piccapietre. E ritorniamo a dire qualcos'altro sui candelieri, ed ecco un'altra inquadratura che ci permette di comprendere il gesto del simulacro della Dormitio Virginis, che ci fa vedere anche il gremio degli autoferrotranvieri e ci fa vedere il candeliere degli autoferrotranvieri e quello dei braccianti. Due note sul gremio degli autoferrotranvieri e sul candeliere stesso. Il candeliere è di recente fattura, fabbricazione, stiamo parlando del 2019. C'era stato un precedente candeliere che però non ha mai partecipato alla Faradda, e questo candeliere partecipa della Faradda da pochissimi anni, perché nella prima partecipazione del gremio stesso hanno portato la bandierina piccola. Eravamo ancora in un periodo del Covid che ora effettivamente non vorrei ricordare, un periodo che è passato. Due note ancora sul gremio degli autoferrotranvieri, un gremio che nasce negli anni 30, un gremio che riunisce i sodalizi sia dei ferrovieri che degli autisti in un periodo in cui siamo quasi a ridosso della seconda guerra mondiale, e mi piace ricordare quelli che sono i fondatori, i padri fondatori di questo gremio, e soprattutto il marchese di Suni, Franco di Suni, che è stato anche per tantissimi anni una figura importante dell'ACI sassarese. C'è stato anche il commendator Zolizzi in quegli anni, c'è stata la famiglia Fois che ha donato il simulacro di San Cristoforo, che è il patrono massimo del gremio degli autoferrotranvieri. Una festa che si svolge a luglio, una festa che ha un ritorno all'antico, se così possiamo dire, quindi in quelle prime feste degli anni 30, dove il gremio ha portato la sua figura gremiale, il suo corpo gremiale, dalla chiesa delle monache cappuccine verso la chiesa di Santa Maria di Betlem. E ora ancora ci accompagniamo con le immagini e vediamo l'arrivo del candeliere dei Piccapietre, del gremio stesso, che ricordiamo ha subito un lutto e per cui noi non l'abbiamo visto ballare il candeliere con il suono del tamburo. Se io ho portato un agnello è perché Gesù me l'ha dato.
Dal chiostro di Santa Maria di Betlem, della comunità francescana, dei frati francescani, dei frati minori qui presenti da secoli in città, io vi saluto, Bruno Lombardi, per ringraziarvi tutti voi che ci state seguendo al di là dello schermo su Catalan TV e su YouTube della Gazzetta Sarda, e che quindi ci permettete anche noi di accompagnarvi in questo viaggio tra un ambito antropologico e anche un ambito etnografico, un ambito storico. Abbiamo visto nelle immagini precedenti che non solo è arrivato il candeliere dei Picapietre, ma probabilmente avete sentito in lontananza il suono dell'ottavino che ci ricorda anche in questo momento quello che è un simbolo importante, uno strumento musicale di grande interesse. E tra pochi istanti ritorneremo sulle immagini di Piazza Santa Maria per capire a che punto siamo, quali candelieri sono arrivati. Vedete sulla destra, sulla vostra destra, il candeliere dei Picapietre che è arrivato e l'abbiamo già citato, e nel frattempo che pian piano sta arrivando il gremio e il candeliere dei viandanti, dovrebbe esserci il gremio dei viandanti. Io vi voglio dire solo due cose, due note storiche sul candeliere dei braccianti che adesso vi faremo vedere nell'inquadratura, ritornando sulla nostra sinistra. Il candeliere dei braccianti, quindi il gremio stesso dei braccianti, è presente all'interno della discesa dei candelieri da pochissimi anni. Questo gremio ha una sua nascita nella seconda metà dell'Ottocento e ne abbiamo delle tracce storiche effettive, ed ha un riflesso storico con la confraternita stessa di Nostra Signora della Mercede, che aveva sede nella chiesa di San Paolo Extramuros, quella che oggi è a ridosso del Camposanto. Un emblema importante è quello di Nostra Signora della Mercede, che è presente sul candeliere, un candeliere che ha questo effetto cosiddetto della tecnica del marmorino, dei Sanna, importanti artisti cittadini, che hanno anche ripreso quelle che sono le figure della corona del candeliere, quindi del capitello, con le immagini dei santi mercedari. Ora vedete un dettaglio molto interessante della bandiera del candeliere con il nome di Antonello De Rosas, che è l'obriere di quest'anno. Vi ho parlato delle bandierine e degli altri candelieri che poi verranno poste nella corona stessa di tutte insieme a tutte le altre bandiere, ma nel gremio dei braccianti, nel gremio di Nostra Signora della Mercede, nel candeliere questo non avviene, un po' anche perché da pochi anni è all'interno della Farada e quindi non può avere tante bandiere di candeliere, ma proprio perché è una scelta del gremio mantenere questa coreografia delle bandiere che sono in un broccato bianco e oro davvero raffinato, e per cui si riesce ad ottenere questo effetto visivo di grande importanza. Il nome che avete visto al di sopra del cappelletto, ora con le immagini andremo di nuovo al di sopra del cappelletto e della corona del candeliere, il nome che vedete dell'obriere al di sopra è una targhetta che verrà poi tolta e quindi ogni anno ovviamente rinnovata con il nuovo obriere del candeliere, e verrà posta nella sede museo in via Boscone Capra, in cui vi invito a fare visite e a vedere, perché è davvero un gioiello, un unicum in città, e perché
che ospita anche la cappellina di Nostra Signora della Mercede. Adesso ritorniamo un attimino con le immagini verso tutti i candelieri per capire a che punto siamo, e voi che ci seguite da casa, ecco, questa è un'altra inquadratura, sempre la nostra regia ci regala questo effetto con il simulacro della Dormitio Virginis. Vediamo assolutamente che c'è una veramente fiumana di persone che sta arrivando ancora qui a ridosso di Piazza Santa Maria, e ora vedremo ancora una volta un'altra visione per capire quanti candelieri sono arrivati in Piazza Santa Maria. Hanno trovato Pippo che porta usa la telecamera, hanno mandato via Gabriele che giustamente portava solo. Vediamo il candeliere dei viandanti che è arrivato in Piazza Santa Maria e per cui pian piano il corteo di tutti i candelieri si appresta ad essere qua in Piazza Santa Maria. Candeliere dei viandanti che lo vediamo ancora con i nastri 16, con i vecchi del raso trimurendi, ancora per così dirla alla sassarese, nella nostra lingua sassarese, alla particolarità anche il gremio, il candeliere dei viandanti dell'ottavino e del tamburo. Questo è un momento per me molto importante per poter ricordare una figura gremiale, quella di Giuseppe Russo, che ha riportato il senso stesso dell'avere l'ottavino in seno ai gremi già dagli anni 70, e per cui anche questa diretta vuole essere un ricordo per lui e anche per Alfonso Russo, che ha fabbricato il secondo candeliere che il gremio dei viandanti ha in seno nel suo patrimonio culturale, benché quello che vediamo oggi, come vi ho già detto certamente durante questo nostro servizio per Catalan TV e la Gazzetta Sarda, quello che vedete oggi è il candeliere antico, quello che è stato in qualche modo avvicendato con i Carradori, un'altra corporazione antica, ora estinta, ma che ha sempre fatto parte della Faradda dei Gandareri, e abbiamo visto il gremio dei Carradors, la corporazione dei Carradors, dei Carradori, già dei documenti del 1531 che vi citavo alcuni minuti fa. Se vuoi, ma li metto anche più lunghi se vuoi. Ci riporta la nostra regia ancora su un bellissimo dettaglio di Nostra Signora, la Dormitio Virginis. È una iconografia importante ancora in Sardegna, perché lo vediamo in molti centri sardi, dal sud al nord Sardegna, lo vediamo anche ad Iglesias, un'altra patria di ceri lignei, seppur portati solo recentemente in vigore. Lo vediamo a Nulvi, perché è giusto citare anche Nulvi per i candelerisi, lo vediamo anche a Ploarno, un'altra patria di candelieri, per cui è importante anche per noi sassaresi rimarcare che questa tradizione di candelieri, di ceri lignei è presente anche in altre località, e quindi anche il
nostro saluto di Catalan TV e della Gazzetta Sarda fa queste comunità a noi vicine, a noi care, a noi in qualche modo solo. Vi voglio raccontare un aneddoto che riguarda questo bellissimo simulacro. Vi ho già parlato di alcuni momenti, diciamo così, brutti, un po' momenti tristi che ha subito questo simulacro, ma c'è qualcosa di veramente interessante e importante che vi voglio riportare, cioè una salutazione angelica, questo così è chiamato, questo importante insieme di gioielli e di preziosi che Leonardo de Alagone, il marchese di Oristano, già nel 400 donava alla Doromizio Vergines di Sassari, ed è un importante manufatto, questo, insomma, di oreficeria sarda locale, che ancora alla fine dell'Ottocento Pompeo Calvi raccontava, anche Luigi Falchi raccontavano sul simulacro, posto proprio alla vista di tutti, alla magnificenza di questo momento, un momento che anche attraverso i gioielli, anche attraverso la fattura, l'artigianato, l'oreficeria Sassari voleva mostrare a tutto il popolo e a tutti i credenti. È importantissimo quindi sapere che Leonardo Aragon è poi colui che ha anche subito la sconfitta nella battaglia di Macomer dal nostro, chiamiamolo così, generale Marogio, Don Angelo Marogio, nella battaglia di Macomer del 1478. E ora andiamo sulle immagini dei candelieri in piazza, con la strategia generale una quadratura, vediamo cosa sta accadendo. Esattamente nell'orario delle 22:45 circa, qui abbiamo già visto il candeliere dei viandanti. Andiamo su Piazza Santa Maria e vediamo, amici che ci seguite, amici e amiche che ci seguite da casa, il candeliere dei contadini di Rizzaparoli che è arrivato in Piazza Santa Maria, a ridosso di Piazza Santa Maria, in attesa di tutti gli altri ancora che pian piano stanno scendendo sul fare. Godiamoci il ballo del candeliere di Rizzaparoli. Avete visto, amici e amiche di Catalan TV e della Gazzetta Sarda, io sono Leonardo, vi saluto ancora una volta con questa diretta, per voi che ci vedete, che ci seguite da casa, che ammirate i nastri,
qui ospiti e per cui noi ringraziamo, grazie da me Bruno Lombardi, ma da tutta la regia della produzione Media Nexus che vi sta accompagnando su Catalan TV, canale 15 e sul canale YouTube della Gazzetta Sarda per la Vecchia Manna, la festa per eccellenza della città di Sassari che ci riconduce sia a un memoriale storico ma a un'effettiva presenza oggi nella devozione cittadina per la Dormitio Virginis. Ora nelle immagini stiamo rivedendo anche qualche devoto, insomma, per una foto di rito, perché
nella nostra era, nella nostra epoca, abbiamo la possibilità di avere anche delle immagini da portare a casa con i nostri cellulari, e per cui anche questo è un momento che richiama la festa, è un momento che ci dice quanto ognuno dei presenti in questa piazza è lì ai piedi della Dormitio Virginis. E tra pochi istanti ritorneremo con le immagini per vedere a che punto siamo con l'arrivo dei candelieri in piazza Santa Maria. E dalla regia vediamo che i candelieri pian piano diventano sempre più numerosi qui in piazza Santa Maria. E vorrei ritornare su un aspetto, visto che stavamo parlando anche delle devozioni, per ricordarvi, amici appunto da casa, quanto è importante la festa patronale di tutti i gremi. Vi ho già accennato qualcosa indubbiamente durante il percorso in Corso Vittorio Emanuele II, ma ritornando sui viandanti, che sono il sesto candeliere che voi vedete partendo appunto dalla nostra sinistra, la patrona massima Nostra Signora del Buon Cammino, che appunto domenica scorsa è stata celebrata, rinnovata nell'ambito gremiale l'amore per questa patrona così importante in seno al gremio. Loro hanno, come vi abbiamo già accennato, e insieme agli ortolani la divisa di stile antico, di stile spagnolesco, che ci riporta ad un periodo in cui Sassari aveva probabilmente il culmine della devozione e anche dell'onore e l'onere anche di vestire questi abiti di stile antico, spagnoleschi. Il gremio dei viandanti, dei viaggianti, chiamato anche dei cavallanti, soleva spesso e soprattutto dare nell'ambito del mestiere anche l'accompagnamento, per esempio anche dei viaggi. Andavano a cavallo, ma avevano anche la possibilità anche di restare all'interno del commercio. Nello statuto, per esempio, del 1776, se non ricordo male come data, ma permettetemi qualche piccolo refuso, ma comunque della seconda metà del Settecento, un rinnovato statuto dove appunto si parla anche di questa iega del trigo, l'ho detto un po' alla spagnola, perdonatemi se magari la pronuncia non è così esatta, e questo lo vediamo anche nello statuto dello stesso periodo del gremio degli ortolani, per farvi capire quanto l'importanza dell'arrivo del grano in città aveva anche una rilevanza in tutte le altre corporazioni per il commercio stesso, per la vitalità stessa, sia dal punto di vista del mestiere, ma anche all'interno di un ordinamento gremiale che prevedeva quindi non solo l'ambito religioso, l'ambito devozionale, ma anche la regolamentazione delle dinamiche dei mestieri. Ora, se andiamo un po' sul totale delle immagini, se la regia ci accompagna sul totale delle immagini di piazza Santa Maria, vediamo quanti altri candelieri sono arrivati in piazza. Ora vediamo, questa è una immagine invece sulle postazioni in cui poi arriverà e si siederà la giunta
e poi anche il clero cittadino, ecco, nelle immagini, ancora non è arrivato il candeliere dei falegnami, un candeliere rinnovato. E allora io andrò sulla immagine restando su queste immagini, a dirvi qualcosina ancora di più sul candeliere dei contadini che abbiamo già visto arrivare, ed è appunto dietro il candeliere dei viandanti. Quindi abbiamo ben 7 candelieri già qui pronti per iniziare quello che è il rito dello svolgimento, appunto dello scioglimento del voto alla Dormitio Virginis, a Nostra Signora Assunta, per averci liberato dalla peste più volte, da tante malattie. Ritorniamo sul candeliere dei contadini. Il candeliere dei contadini ha indubbiamente l'effigie pittorica del battesimo del Cristo, in cui appunto l'immagine di San Giovanni Battista nell'atto di battezzare Cristo nostro Signore richiama anche il simulacro stesso che il gremio porta in processione nella festa patronale appunto della Natività del Battista, e quindi a fine giugno, e che poi riprende anche nel martirio stesso di San Giovanni Battista a fine agosto, come festa minore, per così dire, per come viene chiamato un po' nel nostro modo gergale, nel gergo stesso del linguaggio gremiale, ma che comunque ci riporta a una festa molto antica e sentita in città, che è quella di San Giovanni Battista della Nebbia. È una festa davvero interessante, una festa che ci richiama e ci riporta agli albori di un momento in cui Sassari vedeva questa festa di San Giovanni Battista della Nebbia come un voto cittadino in cui partecipava tutta la città, in cattedrale, con il clero, con l'amministrazione civica, con il gremio degli agricoltori massai, che aveva, diciamo così, una sorta di posto così d'onore, se così possiamo dire, ma che tutta la città aveva a cuore nella partecipazione, nel chiedere a San Giovanni Battista della Nebbia. Nel periodo di maggio veniva fatta questa festa anticamente, la protezione per i campi contro queste nebbie, chiamiamole così, contro queste nebbie così disastrose per i campi, così davvero deleterie per la crescita stessa dei fiori e dei frutti soprattutto, che erano una grande prerogativa dei giardini anche sassaresi, ma anche degli orti, quindi di tutto quello che era il cibo, e quindi c'era proprio un rischio di carestia. Se con la regia adesso ritorniamo qui in postazione per alcuni istanti, in attesa che il candeliere dei falegnami arrivi per poter appunto essere raccontato. Noi vi ricordiamo che molto probabilmente anche questa diretta poi andrà ancora in, come dire, in replica sui canali di Catalan TV, e potrete poi comunque anche rivederla sul canale YouTube della Gazzetta Sarda. E ne approfittiamo ancora una volta per salutare e ringraziare anche l'amministrazione comunale della città di Sassari per averci dato ragione di poter essere qui presenti ancora una volta e raccontarvi la nostra festa, come abbiamo fatto anche durante il percorso cittadino che ci ha portato dalla Chiesa del Rosario fino a Palazzo di Città. Ora ritorniamo con le immagini sulla piazza e vediamo a che punto siamo. Ecco, noi sappiamo già, cioè, insomma, sono arrivate delle voci di corridoio, perdonate e passatemi questo modo così conviviale verso di voi di dirvi che la giunta comunale è già in cammino e sta arrivando con il corpo gremiale dei Massai, e quindi con lo stendardo maggiore dei Massai che, come avete visto, era issato ancora sul balcone dell'ex Palazzo di Città. In questa panoramica la nostra regia ci fa vedere quanto è bello vedere gli addobbi dei candelieri. Ora cercheremo di capire quali sono i tempi con questo nuovo e rinnovato candeliere dei falegnami che arriverà tra poco, ma vi lasciamo alle immagini della piazza e ai suoni.
Siamo ritornati con le immagini qui dal chiostro di Santa Maria di Betlemme. Stiamo anche noi in attesa delle candeliere dei falegnami per potervelo far vedere, per potervi far ascoltare anche i balli, per poter capire che pian piano tutti i candelieri stanno arrivando qui in piazza Santa Maria. Ma vedete che comunque la gente pian piano si sta avvicinando in quella che è la piazza predisposta, purtroppo ve l'ho detto appunto perché la chiesa è sotto i lavori di restauro, e quindi vediamo già anche l'amministratore diocesano Monsignor Tamponi che confabula con il padre guardiano in attesa di vedere l'amministrazione comunale con il gremio dei Massai arrivare appunto in piazza Santa Maria. Con la regia ci spostiamo ancora con le immagini verso destra, e eccoci qua, siamo ancora in questa inquadratura. Sono passate le 11 e speriamo che pian piano i minuti ci regalino la presenza e la visione stessa degli altri candelieri, e io vedo già comunque che arriva, ed è già arrivato, il candeliere dei falegnami. Voi lo vedete solo per una brevissima immagine al di sotto dell'albero a nostra destra, ma pian piano vedremo che l'avvicendamento di tutti i candelieri qui per l'ingresso in piazza Santa Maria avverrà. E allora adesso vi lascio ancora alle nostre immagini. Due note sul gremio dei falegnami. Come vi ho già accennato precedentemente durante questa nostra
chiacchierata questo nostro percorso insieme con la Faradda di Rigandareri. È un gremio che ha relativamente, diciamo così, da poco avuto la possibilità di avere un candeliere proprio, e siamo nel 1921, che poi quel candeliere, come abbiamo purtroppo visto l'anno scorso, ha avuto un destino davvero negativo. Ma quest'anno il gremio ha un nuovo Ceruligno, ha una nuova vitalità e anche delle nuove sedi, perché è importante ribadire quanto con l'amministrazione comunale e anche con l'Intergremio, che è il sodalizio che riunisce un po' tutti i gremi cittadini, la possibilità appunto di avere delle sedi proprie che i gremi stanno rivitalizzando, stanno creando veramente quel luogo in cui la casa del gremio diventerà anche la casa del turista, che arriverà a capire e a comprendere la realtà cittadina dei gremi stessi e quindi anche della festa dei candelieri. Il gremio dei falegnami ha come patrono massimo San Giuseppe Falegname, appunto. La festa è a maggio, nella prima quindicina, diciamo così, del mese di maggio. Perdonate se non vi do dei riferimenti così esatti, ma per non tediarvi troppo con delle date, quindi per cercare di intrattenervi ancora un po', perché stiamo ancora in attesa che pian piano i candelieri stanno arrivando tutti qui in Piazza Santa Maria, in attesa che il candeliere e il gremio e l'amministrazione comunale, quindi il candeliere del gremio dei Massai, il gremio stesso e l'amministrazione comunale arrivino qui in piazza per iniziare lo scioglimento del voto vero e proprio. Comunque avete intravisto che il candeliere dei falegnami, il gremio stesso, è arrivato, per cui pian piano tutto sta, come dire, avendo la forma stessa di una devozione davvero importante. Ritorniamo con le immagini della regia in Piazza Santa Maria e vi lasciamo appunto con le immagini, ritorneremo fra poco.
sulle immagini di Nostra Signora della Dormitio Virginis rientriamo in attesa che pian piano tutti i candelieri arrivino, e pian piano lo stanno facendo. Alcune cose che riguardano i suoni propri dei gremi e dei candelieri, per farvi capire che anche lì in quell'ambito niente è un caso. Quindi le coreografie dei candelieri con i portatori, quei movimenti, anche quando il candeliere gira su se stesso o va avanti e indietro, il candeliere va in quella dinamica a zig-zag, anche lì i suoni hanno un nome proprio. Abbiamo parlato della danza, abbiamo parlato del ballo sardo, abbiamo parlato della raspa, abbiamo parlato del girare, insomma avete la possibilità di capire che gli strumenti musicali non sono un caso, ma accompagnano il candeliere secondo uno schema ben preciso, un paesaggio sonoro ben descritto, che da gremio a gremio cambia. È ovvio che con la presenza dell'ottavino nei viandanti e nei braccianti i suoni hanno un ritmo un po' più, come dire, cadenzato in alcuni casi, e forse, come avete già intuito, le melodie sembrano ben più ricche. Quando abbiamo invece il repertorio per tamburo solo, abbiamo forse magari la possibilità di vedere anche dei passi così particolari e speciali come quello che è chiamato la samba, ma questa parola non deve farvi sorridere, perché è proprio quel movimento in cui da fermo nel candeliere dei falegnami, in alcuni casi lo facevano e abbiamo anche visto nei Picapietre, ma non quest'anno per i motivi per cui vi abbiamo detto già in precedenza. È un movimento in cui ci si incrociano, insomma le gambe dei portatori si incrociano su questo movimento praticamente da fermo, per cui c'è una coreografia così, diciamo, moderna, ma che ci sta tutta all'interno dell'insieme del patrimonio sonoro dei gremi e dei candelieri della città di Sassari. Vi ho parlato della danza, vi ho parlato del ballo sardo, vi ho parlato del girare. Questi suoni sono propri, diciamo così, per la faradda di Rigandareri, ma in altri momenti, in altri ambiti in cui soprattutto le processioni gremiali durante tutto l'anno per le feste patronali di tutti i gremi hanno la presenza dello stendardo maggiore, quindi della bandiera grande, lì avvengono altri suoni che accompagnano la bandiera, e quindi parliamo del passo di bandiera, quello chiamato così passo di bandiera numero 1 e poi passo di bandiera numero 2. Vi sto dicendo questo appunto perché, ritornando al discorso della bandiera piccola che accompagna il candeliere e il corpo gremiale, ed è proprio, eccolo qui un altro dettaglio della nostra regia, l'abbiamo vista con la bandiera piccola tornando sulla destra gentilmente la nostra regia, lo vediamo eccola qui la bandiera piccola. Perché viene portata la bandiera piccola? Soffermiamoci su questa immagine. Viene portata perché vi ho parlato della Dormitio Virginis, quindi Nostra Signora per la cattolicità, per l'insieme spirituale cattolico, verrà assunta in cielo attraverso il sonno, non morirà realmente, un po' come è avvenuto per Nostro Signore, benché Nostro Signore ha conosciuto la morte in quel momento e poi è disceso agli inferi ed è risuscitato. Nostra Signora attraverso il sonno, ecco perché la Dormitio Virginis viene condotta in cielo dagli angeli stessi, accolta, e quindi la bandiera piccola viene utilizzata nei momenti in cui ci sono dei funerali. Quindi immaginatevi quando avviene la dipartita di un gremiante o di un familiare gremiante, viene portata è posta sul feretro del defunto la bandiera piccola. Ecco perché è presente la bandiera piccola e non lo stendardo maggiore, che è proprio della festa. Quindi vi voglio ricordare, amici che ci seguite da casa, che la simbologia religiosa è presente nella festa dei candelieri e in tutto il patrimonio culturale dei gremi cittadini, benché magari molti di voi possano vedere nella discesa dei candelieri qualcosa di ben più profano, ma realmente non è così, credetemi. Io che da anni pubblico anche dei libri su questi temi, ho posto tante ore del mio tempo e della mia passione sui documenti antichi, vi posso assicurare che l'effetto profano e sacro
proprio nella festa dei candelieri si annulla attraverso questi simboli religiosi che vengono anche rimarcati e sottolineati dalla presenza del paesaggio sonoro, del tamburo e del piffero, perché anche nelle processioni gremiali di tutto l'anno le sante patrone o comunque le madonne, le varie invocazioni della Madonna che sono proprie dei patronati dei gremi, ma anche dei santi, appunto come per esempio San Giuseppe, San Maurizio che abbiamo visto, alcuni di questi santi patroni dei gremi si accompagnano nelle processioni a passo di tamburo e a passo di ottavino dove è presente l'ottavino. Chiostro di Santa Maria di Betlem per aspettare ancora oltre le 11 questi candelieri, questi ceri lignei che sono parte del patrimonio dell'umanità, le macchine a spalla che vogliono ricordare proprio in ambito internazionale quale onore ha ricevuto questa città per far parte della rete insieme a Nola, Palmi e a Viterbo di un complesso UNESCO che richiama veramente l'importanza della nostra festa in ambito internazionale, in ambito globale. E osservate quanto è bello vedere le columnas incoronadas, queste colonne che già tutti i nostri consiglieri cittadini nel corso dei secoli hanno rimarcato, hanno rivendicato nell'ambito appunto della città, nell'ambito di quella che è la giurisdizione civica, dell'organizzazione di tutta la festa, ma anche dell'organizzazione stessa dei mestieri e delle confrarie e dei gremi in una città che ha davvero visto molti morti, parliamo anche di 20.000 vittime, così insomma i cronisti dell'epoca, anche il Tola ne parla anche Enrico Costa, ne parla Langius, ne parla frate Sisco, proprio perché frate Sisco, qui presente, frate francescano, importantissima figura storica del Settecento, che ci ha regalato molte notizie importanti anche sulla confraternita degli Angeli, per esempio, insomma, per rimarcare che in questa confraternita così ricca di mestieri, e ancora fra un po' vedremo quando arriva il candeliere dei muratori, per ricordarvi quante queste corporazioni facevano parte
della grande famiglia di Nostra Signora degli Angeli. Stiamo parlando di alvagniles, quindi stiamo parlando di muratori veri e propri, ma anche architetti, stiamo parlando di piccapietri, piccapidreres, ma stiamo parlando anche di scultori in legno e scultori in pietra, stiamo parlando anche di calcinai, stiamo parlando di tutte quelle corporazioni che richiamano anche i bottai e quindi i costruttori di botti, grande e importante corporazione. Poi parliamo anche di costruttori di organi musicali ovviamente, ma non suonatori di organi, costruttori di carrozze e anche in qualche modo di carri, se vogliamo, per farvi capire quanto all'interno della Confraternita degli Angeli era importante e anche difficile per i nostri consiglieri cittadini gestire tutte queste corporazioni di mestieri. Le immagini ora ci fanno vedere già qualche gremiante che è in attesa di sciogliere il voto e vediamo anche dei portatori, vediamo gremianti dei contadini stanchi ma contenti, vediamo anche gremianti dei viandanti vicino al loro candeliere, vediamo anche portatori dei piccapietre, portatori dei contadini, portatori dei braccianti. Vedete la convivialità, l'unione che fa sì appunto che tutte le corporazioni gremiali, tutti i gremi e tutte le famiglie anche dei gremi, dei gremianti e anche le famiglie dei portatori, i portatori stessi rendano questo momento di attesa un momento di amicizia, di fraternità che ci fa ricordare veramente l'importanza di questa festa. E ora restiamo con le immagini sui candelieri e poi sulla piazza e su Nostra Signora. Anche perché ti ripresenta
queste immagini di Nostra Signora, la Dormitio Virginis, per dirvi due noterelle, due note sulla chiesa di Santa Maria di Betlem. Tra i primi impianti di questa chiesa noi li vediamo attraverso documenti in ambito benedettino, Santa Maria di Campolongo. Resta solo qualche lievissima traccia visibile appunto quando verrete. Vi invitiamo anche noi di Catalan TV e della Gazzetta Sarda di venire a vedere questo gioiello architettonico importante davvero nella nostra città. Siamo agli albori del 200 e già la presenza dei benedettini andava pian piano scomparendo per l'avvicendarsi della comunità francescana che ancora oggi, dopo tutti questi secoli, è qui presente, viva, per mantenere un legame così importante in città con i gremi e anche per la discesa dei candelieri. Una chiesa che adesso sorge su diversi stili architettonici che si sono ovviamente avvicendati nei secoli. Extramuros noi diciamo, la chiamiamo perché al di là della cinta muraria cittadina, dei residui della cinta muraria cittadina, è già dai primi momenti in cui la comunità francescana ha preso dimora qui in Santa Maria di Betlem, la vediamo citata nei documenti e ancora insomma anche in quelli che abbiamo del 500 come davvero importanti nel rapporto appunto con l'amministrazione civica del periodo e quindi anche con quello che era l'ambito stesso del Regno di Sardegna e quindi ancora oggi è davvero una comunità viva, una comunità che mantiene il suo ruolo e avrà tra un po' di minuti, tra qualche minuto, tutti i gremi e i candelieri ai piedi di Nostra Signora Assunta, della Dormitio Virginis, per lo scioglimento del voto, della liberazione di questa peste che in diversi momenti, in diverse epoche ha dato grande tristezza, dolore a tutta la nostra città. Restiamo con questa immagine, poi ci sposteremo con le immagini ancora sui candelieri e vedremo coloro che pian piano si avvicinano alla piazza, tutto il pubblico, tutti i sassaresi. Sono arrivati e se io non posso qua.
Vedete, amici e amiche di Catalan TV e della Gazzetta Sarda, il momento importante è l'arrivo di tutti i candelieri e soprattutto ora l'amministrazione comunale che segue la bandiera della Vergine delle Grazie, la bandiera che è stata sul balcone già da stamattina sul balcone di Palazzo di Città. Era questo un momento importante, ce lo viviamo con le immagini e poi vi racconterò alcune cose di questa simbologia così importante. Ecco il padre guardiano, Fra Salvatore Sanna, che arriva a salutare i gremianti dei Massai, che con lo stendardo, l'unico stendardo maggiore rispetto a quelli minori che vi ho fatto appunto, che vi abbiamo fatto vedere e vi abbiamo raccontato durante questa diretta, e siamo amici e amiche, siamo appena oltre le 11:30, quindi siamo veramente arrivati a sciogliere il voto entro la mezzanotte. Ora il cero vero e proprio viene acceso dal padre guardiano e viene dato al gremiante, che in questo caso, se non ricordo male, è il fisco maggiore, cioè colui che l'anno precedente ha portato il gonfalone della Vergine delle Grazie. E ora l'obriere maggiore, ancora in carica per poco, che imbraccia appunto, tiene in mano il gonfalone del gremio e quindi la bandiera di Nostra Signora delle Grazie, avrà, come dire, l'onore di arrivare ai piedi di Nostra Signora insieme all'amministrazione comunale. Questo è un momento importante perché il gonfalone del comune è in mano all'obriere entrante del gremio dei Massai, che vedremo tra pochi istanti perché è appena un po' più indietro nel corteo gremiale. Eccolo lì, lo vedete, anche il gonfalone cittadino che è in mano all'obriere entrante, quello che sì ha portato il candeliere. Vediamo anche i mazzieri, che ricordiamo anche nella famosissima poesia Liborri Guramassa di Pompeo Calvia. Adesso andiamo a vedere il saluto e l'omaggio floreale del sindaco di Sassari a Nostra Signora Assunta. Vedete anche i carabinieri in alta uniforme. Ecco il saluto e l'omaggio floreale. Un raccoglimento in preghiera. Vedete, la città arriva ai piedi di colei che toglie ogni male, di colei a cui possiamo affidare tutto quanto. E ora la bandiera di Nostra Signora delle Grazie col puntale d'argento e l'effigie della Vergine delle Grazie saluterà il simulacro di Nostra Signora Assunta, della Dormitio Virginis.
candeliere, e ora il candeliere del Gremio dei Massai pian piano si avvicina. E un ultimo, ecco qua, e ascoltiamo anche. L'obriere di Candeliere, che fra poco diventerà obriere maggiore, Marcello Pitalis, saluta Nostra Signora, e il candeliere saluta la Dormitio Virginis, il candeliere del Gremio dei Massai, dell'antica confreria del Poble, dà inizio al momento in cui tutte le corporazioni e tutti i gremi saranno qui per sciogliere il voto a Nostra Signora Assunta. Brevemente anche due aspetti che molti di voi non conoscono, ma che vi fanno capire quanto sia importante la simbologia della Faradda anche nell'incontro tra l'amministrazione civica e quella appunto del Gremio dei Massai, ma con tutti i gremi, perché alla fine i Massai sciolgono nell'aspetto simbolico verso tutti i gremi, proprio perché ci deve essere questo intrigo. Quello che abbiamo visto, insomma, che alcuni di voi magari hanno visto, hanno potuto vedere dal vivo a Palazzo di Città, non è l'intrigo ma è il brindisi a cent'anni, è caratteristico, tipico a cent'anni, e l'intrigo avverrà solo dopo la funzione dei candelieri, e quindi quando riaccompagneranno il sindaco a Palazzo Ducale avverrà quindi l'avvicendamento della bandiera dal obriere uscente all'obriere entrante. Ora anche i portatori dei Massai rendono omaggio e salutano la Madonna, la Dormitio Virginis, e quindi Nostra Signora. E quindi, come vi dicevo prima, nel frattempo pian piano fa il suo ingresso in piazza Santa Maria anche il cero ligneo così caratteristico con il braciere che verrà poi spento, o che è già stato spento prima dell'ingresso, dei sarti. Vedete anche l'amministrazione che in piedi saluta appunto l'ingresso del candeliere, anche dei sarti, che un anno sì e un anno no, così ci si avvicenda con questo posto, ultimo e penultimo e terzultimo posto nella discesa, e quindi anche nell'ingresso qui a Santa Maria, con il Gremio dei Muratori, quindi col candeliere dei Muratori. Vi lasciamo ancora adesso a questa immagine, poi vedete pian piano dietro, ecco, arrivare il gremiante stesso, con queste belle immagini che vediamo della nostra regia. Vi facciamo capire, ecco qui, l'obriere maggiore del Gremio dei Sarti, che porta il cero vero e proprio ai piedi di Nostra Signora. Gli è stato consegnato dal padre guardiano e comunque dalla comunità francescana che deve consegnarlo. Eccolo qui, un gesto veramente interessante, godiamocelo. Ora arriva il candeliere, il cielo ligneo dei Sarti, e ascoltiamo il Deus ti salve Maria in lingua sarda.
si sono inchinati tutti i portatori. Dinanzi al simulacro della Dominizio Virgine si ora prendono posto al posto loro riservato qui in piazza Santa Maria, e adesso vedrete il gesto del saluto con la bandiera piccola, per cui vi ho raccontato per tutta questa nostra diretta della bandiera piccola del Gremio dei Sardi con l'obriere di candeliere Mirko Moracini. Il classico gesto e tradizionale del segno di croce che accompagna e precede questo movimento dall'alto verso in basso, dal basso verso l'alto della bandiera piccola, che vi ricordo è pertinente al momento in cui ci si ritrova dinanzi a un defunto, e in questo caso anche la Dominizio Virgine si rappresenta a questo momento. Saluto le autorità civili e religiose, le civili sono alla nostra sinistra e le religiose alla nostra destra, e ora ci sarà il saluto, il bacio appunto ai piedi d'argento antichi di devozione della Dominizio Virginis da parte del Gremio dei Sardi. Godiamocelo insieme. Presenza del Gremio dei Sardi nel documento antico che ancora oggi possiamo godere nei nostri archivi cittadini. 1532, un'altra ordinazione diciamo così statutaria per il gremio, che era allora anche accompagnato dalla categoria o dal mestiere affine dei calzettai, quindi proprio come voi nei film anche che ricordano anche il Rinascimento, ricordano anche il Cinquecento, vedete appunto queste calzette, li chiamano così, queste calze. Quindi un gremio che ha una grande importanza storica a livello cittadino, e in cui gli statuti addirittura così importanti ci sono anche riportati quelli che sono i tessuti dell'epoca, e anche il costo e l'acquisto, insomma, per l'acquisto di quei tessuti e di quelle preziosità che rivediamo ancora oggi, seppur dopo secoli insomma di varie rifunzionalizzazioni etnografiche, anche antropologiche se così possiamo dire, in quelli che sono i gipponi cosiddetti dei costumi sardi, proprio perché il termine gippone c'è anche in quei documenti dei sardi del 1532. E ora ancora accompagniamoci con queste immagini belle della nostra regia, del saluto dei portatori, del tamburinaio, del simulacro di Nostra Signora Assunta.
candeliere, che era il terzultimo a muoversi da quello che è il principio della discesa dei candelieri, e cioè da la chiesa del Rosario, ma poi dalla piazza Castello. Quindi adesso pian piano ci si avvicenda tutti insieme, man mano, gremio dopo gremio, candeliere dopo candeliere. Siamo in un orario davvero importante, perché già siamo ancora, mancano pochi minuti a mezzanotte. Vedete queste belle quadrature, il saluto del gremio dei muratori con la crocetta, con la bandiera piccola al simulacro della Dominizio Magis. Come vedete, amici e amiche della Gazzetta Sarda di Catalan TV, anche coloro che sono infermi della corporazione gremiale vogliono comunque essere parte integrante di questo momento, essere partecipi, nonostante le difficoltà fisiche, in alcuni casi anche della mente, alcune difficoltà, sono qui presenti. E avete visto questo gesto importante, quindi vi fa capire quanto i gremi sono legati alla devozione sì per la loro patrona, ma alla devozione mariana. Sassari città mariana, importante per comprendere tutti questi momenti. Vedete il bacio, bisogna toccare, le labbra devono capire qual è il contatto con i piedi di Nostra Signora. Capocandeliere saluta, e ora il tamburinaio e poi pian piano tutti i portatori, e nel frattempo vediamo già l'ingresso del candeliere dei calzolai in piazza Santa Maria, e godiamoci queste immagini.
dalla emozione di quel portatore, di quel componente della squadra del Candeliere, del Gremio dei Muratori, che vi ha fatto vedere l'emozione, vi ha fatto vedere il raccoglimento. Accogliamo noi, per voi che ci seguite da casa, il Candeliere dei Calzolai, che renderà omaggio a Nostra Signora con il Deus di Salve Maria che ci accompagna. Restiamo con queste immagini della regia per voi. Ecco il momento in cui il fisco maggiore, deve essere proprio lui, anzi l'obriere maggiore, perdonate, l'obriere maggiore del Gremio dei Calzolai ha posto il cero vero e proprio, ed ora il cero ligneo anch'esso prenderà omaggio dopo averlo fatto l'obriere maggiore al simulacro della Dormitio Virginis. La fatica è tanta, lo vedete negli sguardi, nei volti dei portatori del capocandeliere, perché ricordiamo anche la figura dei capicandeliere, molto importante. Ci fanno riflettere veramente su quella che è la struttura stessa di questa festa nell'ambito gremiale e anche nell'ambito delle squadre stesse di candelieri. Stiamo vedendo il saluto di tutti i gremianti nel simulacro della Dormitio Virginis. Ve lo stiamo offrendo per farvi comprendere che, benché già oltre la mezzanotte, siamo comunque arrivati ad un orario davvero consono, e quindi un complimento a tutti, a tutta l'organizzazione, anche all'intergremio, all'amministrazione comunale, soprattutto a tutti quanti i gremi che hanno veramente stabilito il passo esatto per arrivare qui in piazza Santa Maria per Nostra Signora. Ora il tamburinaio del Gremio dei Calzolai e poi via via tutta la squadra di candeliere, compreso anche il capocandeliere, renderà il bacio, il saluto, la preghiera del cuore alla Dormitio Virginis. Ci fa raccogliere l'immagine dell'amministratore diocesano Monsignor Tamponi con il clero, con la curia turritana, con coloro che sono di fronte all'amministrazione civica e anche loro vedono passare, diciamo così, in rassegna i candelieri cittadini, i gremi cittadini. Ed ora la regia ancora ci regala gli ultimi momenti. Ecco il capocandeliere del Gremio dei Calzolai, il Candeliere dei Calzolai, Giuseppe Carboni, e il Candeliere degli Ortolani di Nostra Signora di Valverde fa ingresso in piazza Santa Maria con il corpo gremiale al seguito, il corpo gremiale che veste anche esso in abiti spagnoleschi con la ripiglia. E ora godiamoci questo momento, un momento per tutti voi che ci seguite da casa, con il canto del Deus ti salve Maria e l'obriere maggiore del gremio degli Ortolani va a portare il cielo vero e proprio a Nostra Signora. Oh
il gremio degli ortolani con l'obriere dei candelieri Giovanni Ruio si appresta ad avvicinarsi, ad accostarsi al simulacro della Dormitio Virginis. Ecco la bandiera piccola, ecco il gremiante che ha già preso diverse pararie di candelieri e pararie maggiori, e poi tutti gli altri gremianti. In questo momento davvero significativo ci stiamo avvicinando al termine, al culmine di quello che sarà poi il scioglimento del voto generale con la preghiera. Seguiamo ancora queste immagini della regia. L'avete sentita al massimo, lei non sentiva, varie volte, ma il monologo si sfoga un po'. Dei vostri confratelli, ho visto prima, c'è Giuseppe Salvatore, no, noi non ci siamo. Non so se ho visto no. Dei falegnami, il nuovo candeliere dei falegnami accoglie l'abbraccio di tutta la piazza, dell'amministrazione comunale, della curia cittadina, così come anche il gremio accoglie il saluto, e siamo felici anche noi di vedere questo momento che si hanno, insomma, tutto un anno anche noi aspettavamo. I nastri sono già stati tagliati, ora accogliamo anche noi con il canto del Deus te salve Maria questo candeliere nuovo. E il cero viene posto, l'obriere maggiore viene posto
nuovo candeliere bellissimo del gremio dei falegnami. Ed ora il gremio stesso, con il saluto della bandierina piccola, renderà omaggio e prenderà anche il saluto dell'amministrazione civica e della curia. Quanta fatica vedete sui volti anche del tamburinaio che avete appena visto, il capocandeliere dei falegnami, e ora pian piano tutti i portatori. Quanta fatica vedete, ma anche quanta soddisfazione per essere qui. Ci sono alcuni che il candeliere lo portano veramente da tanti anni, si possono contare il numero delle discese veramente in tanti anni e in alcuni casi anche di diversi decenni, così come anche di molti gremianti, di diversi decenni di appartenenza al sì corpo gremiale, ma anche all'insieme di tutte le processioni delle feste cittadine. E stiamo vedendo già in fondo il candeliere dei contadini che sta arrivando qui, sta entrando in piazza Santa Maria di Betlemme per anch'esso sciogliere il voto, dare omaggio e saluto a Nostra Signora. E la regia adesso seguirà queste immagini con il canto del Deus di Salve Maria. Il cero è stato consegnato all'obriere maggiore che lo porrà ai lati del simulacro di Nostra Signora, come vediamo adesso, e segue il cerolinio il canto del Deus di Salve Maria. Le immagini della nostra regia vi accompagnano in quel gesto che avete già visto negli altri gremi, il saluto della bandiera piccola del gremio dei contadini, che è preceduto dal segno di croce. E ora anche loro saluteranno sia l'amministrazione civica che la curia, e voi ai piedi di Nostra Signora.
ci accompagniamo con il canto del Deus ti salve Maria in questa inquadratura che ci accompagna e vi accompagna. Che ci regala la nostra regia per Catalan TV e per la Gazzetta Sarda ci fa vedere quanto la coreografia dei candelieri è importante a corona del simulacro, ed ora tutto il gremio con le divise di stile antico, con l'uguglietto dei novizi, con i buttonieri, la buttoniera di Rubaraio di Candareri, con la ripiglia degli anziani e gremianti, di coloro che hanno già preso almeno una volta la bandiera, poi con la ripiglia dell'obriere maggiore, con la gorgiera, ci accompagnano per il saluto della crocetta, della bandierina piccola ai piedi del simulacro di Nostra Signora. Anziani, coloro che hanno già almeno una volta, ma qui vi potete raccontare di tanti di loro che vedete nelle nostre immagini, di quante volte hanno avuto l'onore e hanno anche onorato Nostra Signora del Buon Cammino, patrona massima del gremio dei viandanti. Guardate che immagini che sembrano venire fuori da un tempo passato, da un tempo differente al nostro, con la devozione dei gremianti, e poi ci sarà quella appunto della squadra del candeliere.
gremio Cristian Zedda, per ricordarvi quanto il suono del piffero sia nei braccianti che nei viandanti è parte integrante della discesa dei candelieri con i suoni, ed ecco il suo omaggio a Nostra Signora. Il gremio dei Picapietre, la squadra del gremio ora con il capocandeliere, ha reso omaggio e saluto al simulacro della Dormitio Virginis. Vi stiamo raccontando anche attraverso le immagini, lasciando anche che la musica e i momenti stessi vi accompagnino
per sentirvi un po' più vicini a questi momenti. Quindi ecco il Candeliere dei Fabbri e stiamo praticamente arrivando quasi al termine di tutto. Ecco il Candeliere dei Fabbri che entra in piazza Santa Maria con la squadra del candeliere, il capocandeliere, il tamburinaio e il gremio stesso. Ora l'obriere maggiore ha già ricevuto il cero dal padre guardiano Salvatore Sanna e lo porrà in un lato del simulacro della Dormitio Virginis di Nostra Signora Assunta, e vedete questo il gesto, il canto del Deus ti salve Maria sempre che accompagna l'ingresso e l'arrivo del candeliere. Il candeliere rende omaggio, ora fa dei giri su se stesso. Come avete visto, ogni candeliere ha questa sua, diciamo così, ritualità, questo suo momento davvero importante che ci fa vedere anche nei volti la fatica di aver portato e condotto in piazza Santa Maria il ceroligno per Nostra Signora. Ora vi lasciamo le immagini del saluto del gremio dei fabbri con la bandiera piccola e poi di questo omaggio personale che ogni gremiante darà, porrà ai piedi di Nostra Signora. E allora vi lasciamo con queste immagini. Candeliere dei Macellai è già entrato in piazza Santa Maria e l'obriere maggiore ha già ricevuto il cero vero e proprio dal padre guardiano Fra Salvatore Sanna e ora ci si appresta in quel gesto che avete già visto, ma che non è mai ripetitivo perché è sempre un momento di devozione, un momento importante
per Nostra Signora, ma per la città tutta, per i gremi stessi. E allora godiamocelo ancora una volta con questo Deus ti salve Maria che ci ha accompagnato e ancora ci accompagnerà per qualche altro candeliere. Ecco che il candeliere viene riposto, messo insomma da un lato, come vedete la corona dei candelieri a corona del simulacro di Nostra Signora simula un po' quello che avviene ed è avvenuto fino a pochissimi anni fa, quando la chiesa era ancora agibile e lo sarà ancora di nuovo, speriamo presto. Ora è il saluto della bandierina piccola del gremio dei macellai e ci sarà il saluto al simulacro di Nostra Signora. Eccoci, il candeliere delle 8 ferrotramvie, siamo proprio addirittura d'arrivo, il penultimo candeliere che fa ingresso in piazza Santa Maria ed è stato il secondo che ha disceso il corso Vittorio Emanuele da piazza Castello fin qua. Ora questo candeliere nuovo, recentissimo, molto bello, renderà omaggio al simulacro di Nostra Signora Assunta, ma prima lo farà l'obriere maggiore che ha già ricevuto il cero dal padre guardiano di Santa Maria di Betlem. Godiamoci questi momenti insieme. Fatte passare il candeliere
Ed ora il saluto con la bandierina piccola del gremio degli autoferrotranvieri, del obriere dei candeliere di quest'anno, Alberto Fois. Ed ora tutto il corpo gremiale renderà omaggio al simulacro della Dormitio Virginis e poi si avvicenderanno tutti i portatori col tamburinaio, il capo candeliere, sempre per questo momento così importante, e guardiamocelo attraverso le immagini della nostra regia. Ed eccoci, cari amici e care amiche di Catalan TV e della Gazzetta Sarda, mezzanotte e 40, l'ultimo ingresso dei candelieri di Sassari con quello dei braccianti di Nostra Signora della Mercede per la conclusione, ma resterete ancora con noi per la preghiera finale, quindi la benedizione e la chiusura e lo scioglimento del voto. Ora il candeliere verrà portato pian piano e segue il gremio di Nostra Signora dinanzi al simulacro della Dormitio Virginis. E già è ricevuto l'obriere maggiore il cero dal padre guardiano di Santa Maria di Betlemme, fra Salvatore Sanna, e ora godiamoci questo momento dove verrà posto il cero ai lati del simulacro della Dormitio Virginis. Il candeliere si avvicina e
anche i portatori, con questo movimento del ruotare il candeliere su se stesso, mostrano la loro devozione, benché tutti i gremi, tutti i candelieri, tutti i portatori, anche i familiari hanno già ben dimostrato l'attaccamento alla Madonna, l'attaccamento alla festa, alla tradizione, alla storicità e al significato stesso di questo stare insieme, di sentirsi sassaresi dentro il cuore, dentro l'anima. Ed ora il gremio della Mercede si appresta a salutare con la bandierina piccola, col movimento della bandiera piccola, il simulacro della Dormitio Virginis, e noi ve lo stiamo regalando per quest'ultimo momento dei gremi cittadini in piazza Santa Maria. Ecco appunto questo movimento che avete già visto e che è veramente della tradizione dei gremi sassaresi, dall'alto verso il basso, questo movimento, oscillare la bandierina piccola, che vi ricordo viene utilizzata in occasione appunto dei funerali, e quindi comprendete che anche questo è in qualche modo una sorta di funerale, perché benché lei, la Madonna, nella tradizione liturgica e anche paraliturgica della Dormitio Virginis viene accolta in cielo attraverso il sonno e quindi non conoscerà la morte, ma resta comunque nella tradizione sassarese dei gremi l'emblema della bandiera piccola, a differenza delle processioni solenni, le processioni gremiali. Ecco, l'obriere dei candelieri, lo vedete, Antonello De Rosas, che benché abbia delle difficoltà fisiche purtroppo, è venuto qui a rendere omaggio, l'hanno portato qui, l'hanno condotto i gremianti, quindi ha reso omaggio da obriere di candelieri Antonello De Rosas, decano del gremio dei braccianti, insieme a Pierangelo Caso, che adesso vediamo baciare i piedi di Nostra Signora, e ci godiamo ancora questo momento e poi vedremo la chiusura effettiva di questa Faradda 2025 con la preghiera finale. Con questo gesto
in chiusura del gremio dei braccianti e della squadra con il tamburinaio Giuseppe Carta, e vi ho ricordato anche il pifferaio, appunto il piffero Lottavino. Ora vediamo il padre Guardiano, fra Salvatore Sanna, che prende postazione. Allora ascoltiamo le sue parole per il voto a Nostra Signora Assunta. Sorelle e fratelli carissimi, il Signore vi dia la pace. Siamo arrivati alla conclusione anche quest'anno di questa faradda. Illustrissimo signor Sindaco, dottor Giuseppe Mascia, e tutta la municipalità della nostra città di Sassari, stimatissimi gremi della città e portatori tutti dei rispettivi candelieri, reverendissimo Monsignor Antonio Tamponi, amministratore diocesano della nostra arcidiocesi turritana, reverendi presbiteri e religiose tutte, Eccellenza reverendissima dottoressa Grazia Fauci, prefetto di Sassari, illustrissime autorità tutte, civili e militari di ogni ordine e grado, e saluto con affetto i graditi ospiti, delegati delle città che insieme a noi condividono la stessa fede e la stessa passione nel vivere ciò che i nostri padri ci hanno tramandato, e cioè i rappresentanti dei sodalizi delle comunità di Nola e di Viterbo presenti questa sera. Carissimi, voi tutti qui presenti e coloro che ci seguono attraverso i vari mezzi di comunicazione sociale, la comunità dei frati francescani di Santa Maria di Betlem è veramente lieta di porgere a ciascuno di voi il più cordiale e caloroso saluto di pace e di bene. Siamo ancora qui, cari fratelli e sorelle, nella piazza della chiesa di Santa Maria di Betlem per il terzo anno consecutivo. Siamo qui nonostante tutto, a voler esprimere ancora tutta la nostra gratitudine alla Beata Vergine Maria, assunta in cielo in anima e corpo, e sciogliere così il voto della nostra città. Siamo qui perché certi che la speranza non delude. Questo ci ricorda il giubileo che stiamo celebrando come Chiesa. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa di bene, pur non sapendo che cosa il domani porterà con sé. La speranza cristiana non illude e non delude, perché è fondata sulla certezza che niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio. Questa speranza non cede nelle difficoltà, perché si fonda sulla fede ed è nutrita dall'amore, e così ci permette di andare avanti nella vita. Sono le parole di Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo, e ho voluto ribadirle proprio perché è ancora vivo il ricordo e l'emozione di quanto abbiamo vissuto insieme lo scorso anno con il candeliere del gremio dei falegnami. Le parole della liturgia pasquale ci sono state di conforto e di incoraggiamento, e vogliamo ripeterle ancora oggi, stanotte, perché sempre ci annunciano la nostra gioia, che è opera della sua misericordia, e ci danno quella speranza che non delude. Sì,
tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce e ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo di Gesù Cristo, che è principio di tutte le cose. Noi tutti siamo qui questa notte a testimoniare, come diceva Sant'Agostino, che non si vive senza queste tre propensioni dell'anima: credere, sperare, amare. Vogliamo per questo guardare al futuro con speranza. Questo equivale anche ad avere una visione della vita carica di entusiasmo da trasmettere, quella che siete stati capaci di trasmettere voi, portando a spalla il peso di questi candelieri, ballando e coinvolgendo tutti in una danza di gioia. Tutto questo è possibile, cari fratelli e sorelle, perché nel mistero della Pasqua di Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra, possiamo contemplare quel segno grandioso nel cielo di una donna vestita di sole, segno di consolazione e di sicura speranza per tutti noi pellegrini su questa terra. Contemplando la bellezza di Maria, cari fratelli e sorelle, davvero possiamo scoprire il vero senso della nostra vita. Siamo fatti per il cielo, anima e corpo. E allora, con il cuore ancora colmo di gioia e di tanta emozione, ci rivolgiamo a lei con fiducia, perché ci liberi ancora da ogni peste che distrugge, dalla guerra e da ogni violenza e sopraffazione che affligge ancora tanti fratelli e sorelle in ogni angolo della terra. E con tristezza nel cuore, ma con quella speranza che tutto davvero possa ritornare alla sua integrità e l'uomo possa vivere davvero in pace. Ricordiamo anche tutti quei fratelli defunti che abbiamo ricordato anche stasera con alcuni dei partecipanti dei treni. Ora ci alziamo in piedi e con serena fiducia invochiamo ancora la materna intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, insieme alla benedizione del Signore. Invito in questo momento il nostro amministratore diocesano, Monsignor Antonio Tamponi, per la preghiera alla Madonna e a donarci la sua benedizione. Mi unisco senza dilungarmi a quanto già espresso da il Padre Guardiano, il Padre Rettore, confermando i ringraziamenti per tutto l'impegno, per tutta la passione e tutta la fatica che ha contrassegnato non solo questo momento, questo percorso che idealmente ci riporta al percorso della vita, e in questo percorso ben più impegnativo siamo richiamati a vivere in profondità quei valori della fede che devono fecondare e che devono trasformare. Siate luce, siate sale, e in questo guardare a Maria assunta in cielo certamente troviamo, come ha detto Padre Rettore, segno di consolazione, di sicura speranza. Ma la speranza non è passiva, la speranza è risposta, la speranza è impegno. Siate davvero, come vi ho scritto, protagonisti di questo tempo, sappiate trasformare questo tempo, sappiate orientare ad una vita, ad un futuro migliore, un futuro dove la carità cristiana è posta al centro, e allora veramente le relazioni saranno vivibili e costruiranno la civiltà dell'amore. Maria assunta in cielo veglia su di noi e ci ripete costantemente una parola fondamentale: fate, come disse a Cana, tutto quello
che il Figlio dirà. E questo vogliamo essere, di venire sempre più segno coerente della nostra identità battesimale. Allora con questo spirito rinnoviamo il nostro voto alla Vergine Assunta. Ti salutiamo Maria, Signora Santa, creatura eccelsa e figlia prediletta del Padre, del cui misterioso disegno di salvezza sei stata prescelta e voluta Madre dell'Unigenito, il Verbo fatto uomo per opera dello Spirito Santo. Ti ammissiamo, Madre, negli eventi dell'infanzia e della vita nascosta di Gesù, associata alla sua opera, discepola tra la folla, in ascolto dell'annuncio del Regno, avanzando pellegrina nella fede e con sicura speranza, pienamente unita a Lui nell'immolazione della croce. Ti riconosciamo Madre nella Chiesa nascente, assidua in preghiera con gli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo, per generare misticamente la tua maternità e verginità e far crescere nel cuore dei credenti il Cristo tuo Figlio. Come per tua fede obbediente lo generasti sulla terra. Ti contempliamo, Donna gloriosa, subito dopo concluso il tempo della vita terrena, assunta in cielo, prima fra i credenti, ad essere partecipi della sorte beata, del Figlio risorto, con tutto il tuo essere, immacolato, illibato, incorrotto. Per te rendiamo grazie alla Sanità Santissima, vedendo la necessità dei tuoi figli di questa città. Una e più volte sei intervenuta, premurosa, con segni tangibili, per liberarli dalla peste mortale e da altri pericoli che duramente li provarono. Fedeli alla promessa da oltre 5 secoli, amministratori e popolo, in un corale tripudio, scendono dal centro storico, cuore della città, preceduti dai candelieri, simbolo del voto, sciolto dai gremi, con l'offerta dei cieli, a te Vergine Assunta. Memori e grati per i doni, ti chiediamo di intercedere per Sassari, a te devota. Rimanga salda e forte nella fede cristiana, la viva, la celebri e la trasmetta con amore e coraggio. Libera dai pericoli mortali per l'anima e il corpo, formi le giovani generazioni ai valori civili, storici, culturali, etici, spirituali, fra cui la pietà cristiana e la devozione mariana, la convivenza pacifica, la generosa solidarietà, la ricerca del bene comune, la densità dei sentimenti, difenda e sostenga la famiglia, cellula della società, il suo insostituibile compito procreativo ed educativo, rispetti e promuova la vita in ogni fase e situazione, specie dei piccoli, dei poveri, anziani e malati e stranieri. Viva fervidamente il presente e progetti con fiducia il futuro. Maria, Signora Santa, assunta in cielo, attiraci col profumo delle tue eccelse virtù, perché contemplando la tua immagine ci impegniamo a diventare ciò che desideriamo e speriamo. Felici con te, Madre e Regina, qua giù e nella gloria, così sia. Santa Maria, prega per noi. Ci diamo la benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo,
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il voto è sciolto. A 100 anni. Amici e amiche di Catalan TV e della Gazzetta Sarda, siamo giunti al termine di questa Faradda 2025. Speriamo di avervi dato la giusta compagnia, il giusto motivo per seguirci e per vivere con noi quello che è l'aspetto stesso di questa festa, che è così importante per la nostra città. E allora con la produzione di Media Nexus di Antonio Solinas ed io che vi ho accompagnato, Bruno Lombardi, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento certamente per qualche altro ambito che riguarda sempre la Faradda, ma non vi diamo altre spiegazioni, non vi diamo altre dritte su questo, per cui continuate a seguirci e anche sui social. E allora a 100 anni a tutti dal chiostro di Santa Maria di Betlem, ringraziando i frati francescani per l'ospitalità, ringraziando l'amministrazione comunale della città di Sassari per averci ancora resi partecipi e a tutti voi che ci avete seguito. Un caloroso saluto ancora da tutti noi. Mi servo ancora. Anzi, promuovono.